Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. È fatta. Iniziamo così questa puntata di Radio Rossonera Talk in questo giovedì 21 agosto 2025. Un caloroso saluto da parte di Enrico Boiani a farvi compagnia e a farla anche a me. Oggi Giacomo Mirandola. Ciao Jack. Ciao Henry, ciao Morgan in regia, ciao a tutti. Morgan in regia metterà in onda oggi 10 grafiche, magari nella parte finale di puntata, adesso se la prende, guarda, nella parte finale di puntata anche qualche telefonata. No, non andare via Morgan, no, che poi devi mettere le grafiche, devi mettere le telefonate, eccetera, eccetera. E soprattutto tutti quanti voi qui quest'oggi, grazie a tutti coloro che già si sono connessi con la diretta, che sono qui a seguirci, grazie a chi ci segue in differita, grazie davvero a tutti quanti. Chi mette like, pollicione all'insù, non dimenticatevi, chi è iscritto al canale iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, chi è abbonato 2,99, c'è il link fissato in alto in chat, grazie per il supporto a tutti quanti. L'ho appena messo il like io, bravo, perché so che sennò poi mi sgridi. Bravo. Off camera. Quindi abbiamo sistemato tutto, così come il Milan potrebbe, come no, aver concluso il suo mercato? Punto di domanda? Non lo so. Sono successe un pochino di cose, ecco. Sono successe un po' di cose. È fatta intanto per Victor Boniface. Adesso ci arriviamo. Il giocatore è atteso in città per il classico iter di visite mediche, di unità sportiva, firma sul contratto, ufficialità, e quindi passaggio a casa Milan e insomma lo stiamo aspettando anche noi, e non so se già stasera, non credo, magari più domani, magari più nel weekend, magari chissà potrà essere presente già a Milan Cremonese allo stadio, per poi magari anche per ritagliarsi un momentino prima della partita, sì, esatto, di presentazione, oppure magari semplicemente lì per vedersi la gara da San Siro, vedendolo poi magari addirittura già convocato a Lecce. Chissà, lo scopriremo solo vivendo. Di cose certe ne sono arrivate un pochino quest'oggi, a partire dalla prima, la grafica 1, Morgan, perché è ufficiale, Noah Okafor, nuovo giocatore del Leeds United. È arrivato il comunicato sia del Leeds che del Milan. AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al Leeds United FC. Il club ringrazia Noah per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali. Questo è il comunicato del Milan su Noah Okafor, che ha fatto anche un post. Sì, un
telegrafico, lo definirei. Grazie Milan, grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e soprattutto ai tifosi. Porterò questi ricordi con me per sempre, con tutto il meglio. Oca. Si è sprecato il suo social media manager, abbastanza standard. Quindi salutiamo Okafor, salutiamo anche la prima grafica, e prima di addentrarci appunto nella questione Boniface, di cui abbiamo già parlato questa mattina durante Obbligo di riscatto, vi invitiamo a recuperarlo se non lo avete ancora visto. Io intanto ringrazio le donazioni che sono arrivate. Io non guido il carro di Allegri, io sono il carro, ci dona 2,49 €. Romano Floriani Mussolini al Milan, è andato alla Cremonese se non erro, giusto? Sì, è in Serie A, sarà in Serie A. Sarà in Serie A, ma non al Milan. Anzi, milanista, credo che sarà proprio il primo avversario. Esatto. Milanista non allineato, ci sono 2 euro dopo il... no, non può... Meno male che mi sono fermato. Vabbè, grazie della donazione. Purtroppo c'è il messaggio è un po' too much, non posso... Ma poi diciamo così, non piace il profilo di cui parleremo, ovviamente, quello di Victor Boniface, non scalda tutti. No, è un po' divisivo. E non tutti ugualmente, ecco. È un po' divisivo. Adesso ne parliamo partendo dalla grafica 2, con le ultimissime notizie riguardanti appunto Victor Boniface. Questo è l'ultimo aggiornamento di Matteo Moretto, che parla appunto di una cessione in prestito con diritto di riscatto e non a titolo definitivo. Prestito oneroso a 5 milioni, diritto di riscatto a 24, quindi come diceva lo speaker di Ballando con le Stelle, per un totale di 29 milioni di euro. Queste le cifre. È arrivata la chiusura proprio dell'affare, quindi l'attesa per le visite mediche qualche minuto fa. Manca la para ufficialità ormai dell'Here We Go di Fabrizio Romano, ma penso proprio che possa arrivare nei prossimi minuti. E noi monitoriamo per un giocatore che diventerà appunto il nuovo attaccante rosso-nero. Stavamo parlando poco prima di entrare in diretta, chissà che numero prenderà, perché c'è la numero 9 del Milan libera e credo che agli attaccanti faccia leggermente gola. Ma anche la 22 del Milan è importante. E non per l'ultima stagione, ma di base è molto importante. E se lo diciamo noi che non c'è Bea. Esatto. Un saluto tra l'altro, Bea. E soprattutto aveva la 22 all'Leverkusen Boniface. È vero, chissà. È vero, sarà subito la scelta che secondo me per certi versi inquadra anche un pochino l'uomo più che il calciatore, da un punto di vista delle ambizioni. Allora, è sempre la scelta di un numero, adesso non gli diamo un peso e un potere che non ha. Però comunque, insomma, qualcosa significa. Ecco, capisco che il profilo di Boniface, come leggo in chat, non scaldi tutti. Tra l'altro una trattativa portata avanti, non definirei una trattativa lampo, perché l'interesse c'è da tempo e lo sappiamo, ne abbiamo parlato già a inizio estate. Una trattativa probabilmente condotta un po' sotto traccia, perché quando sembrava corsa a 2 Højlund-Vlahovic con Højlund un pochino favorito, lui ha fatto il sorpasso, quello proprio al cavatappi di Laguna Seca. Lui ha fatto il Trugos Hamilton di Silverstone con Perez e l'altro che non so, Sainz forse, che si scannavano e li ha passati tutti e due, esatto. E quindi è diventato lui il favorito numero 1. Ora sembra veramente tutto a un passo, e io dico che al di fuori di poi quanto piaccia o non piaccia al giocatore, poi lo andremo ad analizzare per caratteristiche tecniche, per solidità fisica, che è uno, diciamo, dei temi più caldi legati a questo profilo. Io però reputo che un'operazione per un giocatore che comunque viene valutato dai principali portali attorno ai 40 milioni di euro, una trattativa in prestito con diritto per un totale di 29, secondo me è abbastanza una masterclass di iglitare, per il semplice fatto che se dovesse andare bene lo riscatti praticamente la cifra a cui hai comprato Samuele Ricci quest'anno, sì, quindi una cifra comunque onestissima l'anno prossimo, ma puoi anche scegliere di non farlo e perdi 5 milioni. E comunque l'hai pagato 5 milioni per avere un attaccante in più, che si vada, peraltro non che vada a scalzare qualcuno, ma che si vada ad alternare principalmente con Jimenez, eventualmente in caso di conformazione a 2, e vedremo anche questi scenari tecnico-tattici con Leao piuttosto che Pulisic per ruotare.
Allora, mentre Morgan mi mette la grafica numero 3, così guardiamo qualche altro numero di Victor Boniface, io ringrazio Daniele Torraco che ci ha donato 2 euro. Abbiamo preso il Victor scarso, speriamo di no. Era il terzo dei 3 Victor, adesso Sì. C o K che sia, però era il terzo. Sì, il secondo Victor nigeriano. Il secondo nigeriano, esatto. Questi sono i numeri di Victor Boniface, o meglio la sua scheda. È vero, il nigeriano avrebbe la Coppa d'Africa, forse magari avrà la Coppa d'Africa, non lo possiamo sapere ancora perché ha avuto qualche divergenza con il CT e quindi magari il CT non lo convoca o lui non risponde alla convocazione, Certo. oppure c'è già Osimhen, c'è già Lukman. Sì, cioè, detto che la Nigeria davanti non è messa non è malissimo messa nel male per complesso. niente. Vorrei che l'Italia avesse l'attacco della Nigeria, Esatto. sinceramente. Mentre Jack tu ci parli un pochino di questa scheda, di questo ragazzo, Certo. è solo perché io devo prendere tempo e fare il sondaggio, perché vedo in chat molti non sono contenti, altri sono entusiasti. Quindi vorrei capire un po' il celeberrimo sentiment dei relativo- tifosi rossoneri. relativo ai tifosi, quindi io avvio il sondaggio. Vai, allora io ti dico che Victor Boniface, nigeriano, 24enne, prossimo però a compierne 25, nato peraltro molto vicino al sottoscritto, il 23 dicembre del 2000. Pensavo a Varese fosse nato. No, è nato vicino, no, è nato come giorno, è nato vicino a me un paio d'anni ok. dopo. E quindi anche se lo guardate in faccia e sembra un nostro genitore, in realtà è più giovane di ambedue Vero. i qui presenti che oggi vi tengono compagnia al talk. 1,90, quindi non propriamente un brevilineo, anzi un attaccante di struttura fisica, ma abbiamo visto che in Italia tendenzialmente funzionano. Contratto fino a giugno 2028 per 1 milione netto di ingaggio, quindi un ingaggio ampiamente alla portata, che credo che comunque, vista la formula, già piuttosto conveniente. Poi lo scopriremo, ma penso che se lo possa sobbarcare integralmente il Milan, il suo Direi di sì. il suo ingaggio, però comunque con una scadenza non così ravvicinata. Anche per questo, secondo me, questo migliora ulteriormente questa operazione, se si dovesse effettivamente concludere quelle cifre e quella formula. Negli ultimi anni, e qui iniziamo però ad avvicinarci a quelle che sono le note un pochino più dolenti, 1387 minuti nell'ultima stagione in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, per un totale di 11 gol e 2 assist in 27 presenze complessive. Ora, numeri, come abbiamo detto anche a Lunch Press con Leonardo Menini, numeri che, se guardi solamente gli 11 gol in 1387 minuti, molto buoni, perché vuol dire che segna con una certa frequenza. Se invece guardi solo e isolatamente 1387 minuti, Dici, pochini, decisamente pochini. L'anno prima gioca un pochino di più, nonostante salti comunque diversi giorni, diverse partite per infortunio. Stagione 23-24, quella dello scudetto, diventato ormai il già Meister celebre. Schale, sì. Esatto, del Bayer Leverkusen di Xavi Alonso. 2109 minuti, comunque non un numero esorbitante. 21 gol e 10 assist in 34 presenze. Qui iniziamo a parlare di numeri piuttosto seri. Così come sono stati seri i suoi numeri, anche se nel doppio secco dei minuti, perché lui ha avuto i suoi infortuni, poi lo vedremo, al Bodo e al Bayer Leverkusen, mentre invece all'Union Saint-Gilloise è stato integro, perfetto per 2 stagioni. Stagione 22-23 in Belgio con l'Union Saint-Gilloise, che quell'anno fece tra l'altro, e lui si fece vedere molto, in Europa League. Sì. 4013 minuti, 22 gol, 11 assist in 55 presenze, che sono tantissime. Quante coppe hanno in Belgio? Sì, ma poi hanno anche il playoff, loro, è vero, cose sì. strane. No, e comunque poi l'Union così. Saint-Gilloise credo che una onesta quarto, addirittura semifinale di Europa League la conquistò, Credo sì. un po' da underdog, ma Credo sì, fu la favola sì, di quell'edizione. Sì, con lui trascinatore, tra l'altro. Assoluto. Il sondaggio sta andando avanti, potete votare in chat. Ecco, i messaggi che leggevo erano in rapporto 3-1 di persone scontente. La percentuale adesso è in È il rapporto contrario, 3-1. 1-3 è il rapporto, quindi vabbè, continuate a votare nel sondaggio. Finché non vedo 300 voti io non lo guardo neanche il sondaggio. No, ma infatti aspettiamo altri nuovi voti, quindi fate proprio una roba unica, mettete il like e poi votate, così risolvete tutte le quisquiglie da chat sotto il video. Ragazzi, qui squiglie alle Quisquiglie 16 e 14 del 21 di agosto del giovedì di una settimana bella impegnativa. è meraviglioso. Quindi
quindi tu hai detto ci sta, lo metti a livello di cioè non a livello magari come preferenza, però come tipologia a livello di Højlund e Vlahovic. Sì, per me sì. Ben sopra i piani B citati negli ultimi giorni, che ben conosciamo. Quindi non lo metti in mezzo, lo metti a livello di quei due là di cui parliamo da ormai 20 giorni. Per me sì, perché sono, come avevo già detto per gli altri due, sono tutti e tre delle scommesse, perché comunque è brutto da dire, ma a queste cifre 30-35 è difficile prendere, soprattutto nel ruolo della punta centrale, una garanzia. Quindi è una scommessa, come però erano una scommessa Vlahovic e Højlund, per me per motivi molto diversi, nel senso che lui è una scommessa più probabilmente da un punto di vista prettamente meramente di tenuta fisica. E allora andiamo a vedere la grafica anche 4, Morgan, così parliamo anche di questo. Certo. No, per me invece Vlahovic era una scommessa più dal punto di vista della tenuta mentale del ragazzo, cioè della sua capacità di ritrovarsi dopo anni estremamente bui. La scommessa per Højlund è che Højlund di fatto vive un pochino di rendita di una stagione veramente buona che fece sì in Italia, sì all'Atalanta, sì fu molto sorprendente, ma è comunque una stagione, non di più. Ecco, cioè Højlund è quello che ha più di tutti da dimostrare, probabilmente perché è quello che ha dimostrato meno nel corso della sua carriera finora. Questa è la grafica infortuni, guarda Morgan, mettiamola a tutto schermo che è un po' piccolina, è la grafica relativa agli infortuni di Victor Boniface. Eccola qua, ce l'abbiamo a tutto schermo. Sì, ero contento di Chukwueze quando è arrivato. La piantiamo con sta faccenda di 4 anni fa, 3 anni fa, o vogliamo andare avanti fino a, non lo so, al 2000, al 3000 con questa storia di Chukwueze? Sì, ero uno di quelli che era felice di Chukwueze. Poi uno può anche cambiare idea, dire raga mi sono sbagliato, e mi pare di averlo già fatto ampiamente, quindi anche basta, perché sennò inizio a stufarmi. Parliamo di Boniface e degli infortuni, perché avevi detto bene tu prima, lui col Bodo ci ha fatto il crociato due volte. Poi va in Belgio e io non so a questo punto cosa sia accaduto in Belgio, cosa gli hanno dato da mangiare, onestamente non me lo spiego, perché completamente integro. Sì, ma neanche un raffreddore. Niente, tira dritto. Sì, l'abbiamo messa grande. E poi va Leverkusen, protagonista per carità. Sì, diciamo che salta un po' la fase calda. Salta un po' la fase calda della rincorsa. Cioè, secondo me, dove il Bayer ha effettivamente consolidato la vittoria del suo scudetto, quindi da gennaio ad aprile, i mesi centrali del campionato che sappiamo essere un po' decisivi, ma comunque lui porta il Leverkusen a gennaio già ben indirizzato e poi aiuta la squadra a concludere il lavoro e portarsi a casa uno dei più bei titoli in Germania, diciamo, degli ultimi anni, saltando per un infortunio agli adduttori piuttosto rilevante, perché comunque non era un affaticamento, perché per un affaticamento non stai fermo 85 giorni, che sono 3 mesi sostanzialmente. Però insomma, diciamo che in un'unica soluzione salta comunque 80 giorni, ottantina di giorni che più o meno salta anche nella scorsa stagione, qui però per tutta una serie di problematiche un po' più distribuite. Sì. Vedete questo infortunio alla coscia, piuttosto reiterati, ecco, problemi alla coscia, perché anche quella pausa di 34 giorni tra dicembre e gennaio, che viene definita ritardo di condizione, era evidentemente un po' di problemino, una ricaduta, ha avuto qualche difficoltà a rientrare a pieno da questo infortunio alla coscia. Sappiamo quanto gli infortuni muscolari vadano trattati con le pinze, quindi ecco, io vorrei, sarei curioso di capire, magari settimana prossima proviamo a sentire il dottor Marano, proviamo a capirne qualcosa di meglio e di più. Intanto possiamo tornare in studio, Morgan, il motivo di quello stacco. Cioè, allora, quei 2 anni a posto, cioè perfetti. La cosa che quando torni da un infortunio pesante, nelle primissime partite sei sempre un po' più efficace, sei sempre proprio acceso, un po' più vivo, un po' più anche energico. Quello lo so perché in primis ci sono passato anch'io per una rottura del crociato, quindi so bene che appena rientri stai quasi meglio di prima. Vai a 1000. No?
Poi però inizia ad avere un po' di acciacchi, no? Quante volte l'abbiamo visto, anche giocatori che si sono fatti male al ginocchio, che tornavano e dopo 3 settimane arrivava il fastidio muscolare, no? La lesione, la lesioncina di lì e l'adduttore di là, eccetera eccetera, il polpaccio magari. Guardate Bennacer. Abbiamo visto un sacco di volte, no? Quindi io non mi spiego il fatto che doppio crociato, nulla, e poi dopo sono arrivati questi problemi alla coscia. Allora, non ho ovviamente le competenze mediche per risponderti da un punto di vista proprio di certezza. Ti posso dare una mia idea. In primis, 2 infortuni al crociato diversi tra di loro, perché anche soltanto guardando poi la degenza che ha dovuto subire Boniface per quei 2 problemi, la seconda era quasi il doppio della prima, perché in un anno è stato fermo pieno. Quindi sicuramente si trattava, magari uno era soltanto una lesione del crociato, l'altra invece era una rottura un po' più completa o comunque una gestione diversa della problematica. I 2 anni fermo, prima di ricominciare poi ad avere qualche acciacco fisico, mi fanno sinceramente pensare che in realtà le cose siano scollegate, perché quando comunque poi fai 2 anni e stai bene, vuol dire che ormai quei problemi li hai risolti, anche perché se andiamo a guardare si è sempre trattato di infortuni di natura muscolare negli ultimi 2 anni, mai infortuni che potrebbero in qualche modo essere collegati a una fragilità delle ginocchia del ragazzo, ok? Certo, per essere un ragazzo nato nel 2000, quindi non di primissimo pelo, ma non definibile vecchio, assolutamente no. Diciamo che ne ha già patiti diversi di problemi fisici. Mi preoccupa un pochino, se proprio devo entrare un po' nel dettaglio, tra virgolette medico, il fatto che i problemi dello scorso anno, anche se diversi, di durate diverse, spalmati un po' a tappe nel corso di tutta la stagione, fossero sempre più o meno nella stessa zona. Quindi mi sa proprio, lì invece mi sa di più di un infortunio magari da cui non è riuscito a recuperare al meglio. Ringraziamo Massimo Simoncini che si è abbonato ed è il migliore. Molto banalmente, Massimo, sei il migliore, grazie per il tuo abbonamento, grazie davvero di cuore. Continuate tutti a farlo, 2,99, meno di 2 caffè al mese, per aiutarci economicamente. Anche tanti nuovi contenuti in programma per voi, tante novità anche grafiche, anche visive, quindi continuate a supportarci, naturalmente chi può e chi ne ha voglia, non è che se no altrimenti bastano i like e i commenti, e continuate a farlo. Grazie. Si è chiuso anche il sondaggio. Sì, l'ho chiuso io. Intanto 300 voti, siamo arrivati 308. Volevo 300 e ho chiuso 308, 76% sono contenti dell'arrivo di Boniface contro un 23 scontenti. Tra quindi un poco rapporto ne avvio 3 un a 1 altro di sondaggio, Tra poco ne avvio un altro. Prima dobbiamo ringraziare Carlo Teodori, Elmas Grande, Elmas Grande, l'iconico Carlo Teodori, che ci dona 11,99. Carlo, grazie intanto. Davvero, sei speciale, sei un ascoltatore speciale, perché chi ci aiuta anche proprio così tanto ha un posto speciale nel nostro cuore. Terrificante la smobilitazione del Bayer Leverkusen. Vorrei sapere cosa pensano i loro tifosi. Ciao Enrico e Jack. Ha un po' fatto, sai cosa ti dico? Che ha un po' fatto l'Ajax, quello che sfiorò la finale di Champions con De Ligt di Ten Hag, e tutta la squadra. Esatto, perché alla fine ha venduto, correggimi se sbaglio, ha praticamente venduto Boniface. Ha venduto Frimpong, Wirtz, Xhaka, Ta, che è andato a finito il contratto. Tutti leggermente Adli, perni di questa squadra. Sì, Adli, e per ora qua manca Grimaldo, hanno finito. Tutti li avrebbero venduti. Cioè, diciamo che è una stagione per il Leverkusen. Non so se poi ci siano dei problemi economici molto magari rilevanti alla base, e sì, sarà interessante vedere, visto che anche la Bundesliga, come la Serie A, inizia questo weekend, quindi con una settimana tra virgolette di ritardo rispetto agli altri 3 top 5, quindi Liga, Liga e Premier. Sarà interessante effettivamente vedere poi l'accoglienza che riserveranno i tifosi a un Leverkusen, mi verrebbe da dire, ridimensionato sicuramente rispetto a quello dello scudetto. Hanno anche vinto la prima Bundes dopo non aver mai vinto niente, cioè da Neverkusen, che era il soprannome storico del Bayer, e io, cioè, essendo il Leverkusen un po' la mia squadra, ho una squadra a campionato, no? Come tanti, Leverkusen è un po' la mia squadra in Germania. Ho come l'impressione che dopo aver vinto quel campionato lì senza sconfitte, pancia un po' piena, no, cioè, vada anche bene così a tanti, cioè non ha il blasone di altre squadre il Leverkusen, certo. Quindi poi è ovvio si punterà, immagino, sempre a
competere per qualificarsi in Champions, magari per provare a togliersi delle soddisfazioni, ma non c'è questa... Sì. Ecco, parliamo comunque di una stagione clamorosa, con infatti. imbattuti per tutto l'anno, tranne nell'ultimissima stagionale, quando sono andati a un passo, peraltro giocando la finale da strafavoriti, a portarsi a casa dopo il primo campionato, la prima Coppa Europea della loro storia. Distrutti da Ademola Lookman e Giampiero Gasperini. Ci sta tanto simpatico Ademola Lookman. Sì, mancano ancora una settimana e mezzo. Sì. Milanista non allineato, ci sono 2 euro. Non è un giocatore, è una puntata di Day Ospita. Adesso esageriamo, dai, però grazie per la donazione. Andiamo avanti, vediamo come è messa la lista, Jack, la lista Serie A. Sì, perché grafica 5. Sappiate che se si lavora in maniera oculata sul mercato, con magari un direttore sportivo che più o meno sa quello che sta facendo, allora si può anche arrivare ad avere non solo non problemi di liste, ma spazio. Morgan, mettiamo anche questa a full screen, così leggiamo un po' meglio i nomi. C'è proprio spazio in quella lista qua. Jack, faccio un pochino la panoramica. Certo. Anche qui te lo chiedo perché avvio un altro sondaggio. Guarda un po' cosa ti dico. Allora, ricordiamo che la lista della Serie A è composta da un massimo di 17 giocatori che possono essere inseriti senza alcun vincolo. Poi ci sono i giocatori del proprio vivaio, i giocatori di Vivaio Italia, e poi ci sono ovviamente gli Under 22, quindi nel caso di quest'anno specifico nati dopo il 1 gennaio del 2003, che possono essere inseriti illimitatamente e non vanno a occupare spazio nella lista. Al momento, contando già Boniface, prima ancora di tutto l'iter di visite che diventi ufficiale, sono 15 gli slot occupati all'interno della lista senza vincoli, quindi con addirittura la possibilità di inserirne 2. Ovviamente noi non abbiamo messo, rispetto ai giocatori che oggi sono in rosa della C Milan, chiaramente non abbiamo messo Righi e non abbiamo messo né Adli né Bennasser, per cui sappiamo che bisogna trovare una soluzione. Ci sono i vecchi noti, Maignan, Tomori, Pavlovic, Fofana, Saelemaekers, lo mettiamo vecchio noto, virgola, Loftus-Cheek, Jimenez, Bebote, Leao, Pulisic, Musa, Chukwueze, e in più si aggiungono Estupignan, Ardon Yashari, Luka Modric e si aggiungerà realisticamente Victor Boniface. Restiamo carenti, e questa è una cosa che secondo me su cui in futuro bisognerà migliorare, per quanto riguarda i giocatori del proprio vivaio, perché abbiamo il solo Matteo Gabbia di Vivaio Milan, che è quest'oggi in rosa. Però miglioriamo, dove eravamo molto deboli lo scorso anno, giocatori Vivaio Italia, perché abbiamo Ricci, abbiamo Pietro Terracciano e abbiamo Coni De Winter, che è vero che non è italiano, ma Coni De Winter nasce e cresce nella Juventus fino ad arrivare nella Next Gen. E poi abbiamo gli Under 22, che sono, penso, quelli che a mio modo di vedere vedranno di più il campo, Alex, Jimenez e Atekame, in più anche Bartesaghi, che di fatto è la prima alternativa a sinistra, e Torriani, il nostro terzo, anche qui metto un asterisco io però, perché secondo me è un portiere, secondo e mezzo portiere. Sì. Questa è la lista, quindi ancora c'è spazio di manovra. Quest'anno con le liste non abbiamo fatto i cioccolatai, cioè c'è poco da dire, da fare. Quest'anno con le liste è stato fatto un bel lavoro, perché hai riempito quelli allenati, quelli di Vivaio Italia, diciamo, hai preso un giovane come Atekame che ti serve in quella lista lì, cioè nella lista degli under. Ha preso il posto di Musa in realtà. Esatto, hai sfoltito l'altra lista e quindi ti ritrovi al 21 di agosto non solo bene o male, torniamo pure in studio Morgan, non solo bene o male ad aver fatto un po' quello che dovevi fare dappertutto, manca un difensore, dopo ne parliamo magari, manca soprattutto il livello in difesa, io aggiungo, ma hai anche slot per, devi inventarti qualcosa, devi fare qualcosa, ti arriva un'offerta, devi decidere cosa fare, non sei a fare il segno della croce da incastrare le cose nelle liste come un puzzle, ma adesso puoi muoverti, quindi da questo punto di vista Tare eccezionale, mi verrebbe niente da dirgli. Cioè, diciamo così, se il Milan adesso si renderà conto, e noi lo speriamo, di dover andare su un difensore, non deve badare a nulla al di fuori chiaramente del prezzo e del livello. Ma può essere Vivaio Italia, come no, può metterlo un po' dove vuole in quella lista.
Ho avviato un sondaggio, Jack, poi Daniele mi suggeriva un altro sondaggio, ma ce l'avevo già in mente, infatti sono questi 3 sondaggi che volevo fare oggi. Quindi, primo sondaggio che abbiamo fatto: siete soddisfatti o no di Boniface? Oltre il 75% è contento, quindi 3 nostri ascoltatori su 4, per 3 nostri ascoltatori su 4 è un sì, ok? Secondo sondaggio: avreste preferito Højlund? Io questo faccio un po' più fatica a rispondere, sincero. E allora, se tu sei più sul sì, saresti nel 27, anche qui, per cento, quasi 30. Il sondaggio è partito, in chat. 73% no. Allora, ad ora, arriviamo anche qui oltre a 200-300 voti, magari appena ci sono un pochino più di voti lo chiudiamo e poi farò partire l'altro. Allora, ho votato no. Però ti dico che sarebbe anche interessante poi capire, questo magari se ce lo scrivete in chat cerchiamo di leggervi il più possibile, chi ha votato perché effettivamente preferisce Boniface a Højlund, Cioè il 73. o chi ha votato però al meno peggio. Della serie Boniface non mi esalta tanto, cioè mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno, ecco, più specifico, che ha votato no al primo sondaggio, quindi che era nel 23% insoddisfatto dell'acquisto di Boniface, ma che ha comunque votato sì a questo. Cioè non sono soddisfatto di Boniface, ma comunque meglio di Højlund. Ah, cioè che ha votato no anche qui, allora. Sì, ecco, no. esatto, sì, che ha votato, se c'è qualcuno che ha votato doppio no. Della serie non mi piace Boniface, ma Højlund mi piaceva ancora meno. Ok, magari è così, Sì, magari c'è qualcuno che la ci pensa, sarà. che la pensa Però sì, così. cioè, secondo me ti dà qualche garanzia in più il buon Victor. Dai, chiudiamo questo sondaggio qui anche. Vedi, c'è anche chi ha votato sì e sì. Paola si scrive: io sono contento, quindi non avrei preferito... Ah no, sì e sì, quindi sì sono sì. contento di Boniface, però ma avrei preferito Højlund. Ok, è difficile, mi sto incartando. Ecco, Alessandro Pavani invece per esempio rientra nella categoria degli scontenti. No. Anche Gioacchino, doppio no, vedi. Va bene, termino questo sondaggio che anche qui 25-75 più o meno, poi YouTube non si sa il motivo per cui si mangia una percentuale sparisce, mentre Morgan mi mette la grafica 6, avvio anche l'ultimo a questo punto. Penso di averlo intuito. Che è esattamente lo stesso, quindi avreste preferito qua per me. Allora, considerando che io forse però preferivo leggermente Højlund a Vlahovic, ti dico che credo che risponderò allo stesso modo. Ci interessa gli ascoltatori. Hai ragione. Cioè, ci interessa anche te, ma me lo dici a me a voce. Va bene. Allora, nel frattempo, visto che bisogna poi... Cioè, bello il mercato, poi sappiamo che a me... Beh, io non è che proprio ci sguazzo, però Enrico Boiani invece gode del mercato, ma poi il mercato deve dare i suoi risultati in campo. E in campo si torna e si comincia ufficialissimamente la stagione... Sabato 20:45, stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milan contro Cremonese. Noi abbiamo ipotizzato per quella, come per tutte le altre partite della stagione, le due opzioni con i giocatori disponibili al momento nella rosa di Massimiliano Allegri, già includendo Boniface, che ovviamente li vedete in violetto, in rosa, perché di questi è l'unico che non è ufficialmente oggi un giocatore del Milan. Abbiamo voluto un pochino ipotizzare come potrebbero giocare nel corso dell'anno in due chiavi diverse. Sì, anche perché le liste, se con Boniface finisce il mercato, ma forse non è così, e in finale di puntata ci arriviamo, bene o male, sì, magari può sbucare fuori un difensore gli ultimi giorni di mercato, ma bene o male hai fatto. Sì, o un centrocampista se dovesse uscire Musa. Sì, però voglio dire, anche lì, centrocampista al posto di Musa... Sì, anche numericamente ci siamo. Ci siamo, no? Quindi questi dovrebbero essere con il 4-3-3 in questa versione: Maignan, Jimenez Otekame, Tomorio De Winter, Pavlovic Gabbia e Stupinian, con Fofana, Ricci e Yashari, o Fofana, Modric e Ajari, o Loftus-Cheek, Ricci, insomma quei 6 centrocampisti lì. Davanti Pulisic, Boniface, Leao. Anche qui a seconda di, oppure Jimenez dovesse partire titolare Jimenez, con Salmacher a destra che può giocare anche a sinistra, Pulisic idem, insomma le opzioni sono tante per questo 4-3-3. Sei bello coperto un po' ovunque, se non appunto un pochino indietro sei magari cortino, non sei corto, rischi di essere un filo cortino. Ricordiamo che abbiamo
una partita a settimana, fine. Sì, cioè, come dici tu, più probabilmente per un discorso di livello. Cioè, io credo che si possa alzare il livello. Per intenderci, se dovesse, diciamo, uscire Musa, ok, e il Milan dovesse quindi acquistare sia un centrocampista che un difensore, secondo me il Milan può andare serenamente ad acquistare un sesto centrocampista, perché io in questo momento vedo Musa come il sesto di quei 6 in mezzo al campo, mentre invece non direi che il Milan deve andare ad acquistare un quinto centrale, ma potrebbe anche cercare di prendere qualcuno tipo il primo, di un livello un po' più alto. Tipo il primo centrale. Non dico non dico Gleison Bremer, però no, però un sort of. titolarissimo. Vediamo anche il 3-5-2 perché ce lo stavate chiedendo in chat, abbiamo fatto anche quello per voi, quindi grafica 7. Qua ragazzi è difficile, ve lo preannuncio, nel senso che bisogna trovare un po' la chiave c'è qualche forzatura in più. Sì, cioè bisogna trovare un po' come metterli, chi mettere e come metterli. Questo è il 3-5-2 che vi facciamo vedere, quindi in porta c'è sempre Maignan e siamo tranquilli. I 3 di centrocampo sono sempre quei 3 e siamo tranquilli anche lì. Dietro braccetto di destra o Tomori o De Winter, mi verrebbe da dire, che per me è il più adatto a fare quel... Più ancora di Tomori? Per me sì. Ok. O a Tekame, che lo può fare, semplicemente perché poi l'esterno di centrocampo è iper coperto, quello di destra. Pavlovic resterebbe scoperto del vice, a meno che non giochi centrale De Winter e in quella zona giochi Gabbia. Contando che però Pavlovic è l'unico dei difensori di piede esatto. mancino. Magari lo può fare Stupinian? Non so se lo voglio scoprire. No. Bartesaghi eviterei. Sì, però almeno l'ha fatto. E Stupinian non credo che l'abbia mai fatto in carriera. Sì. Bartesaghi sì. E Stupinian che quindi gioca largo a sinistra. Anche qui i vice potrebbero essere Bartesaghi, va bene, come ma potrebbero Alex anche Jimenez, essere Alex Jimenez, Salmaker, Chukwueze, un po' tutti. Di 3 di centrocampo abbiamo parlato. Davanti ci siamo guardati e abbiamo detto chi gioca con Boniface o Santiago. Poi ci siamo fermati e abbiamo detto vuol dire che Pulisic e Leao sono uno alla riserva dell'altro. Ah no, mettiamoli tutti e due in campo e direi anche giustamente. Quindi cosa succede? Fanno le riserve Jimenez e Boniface? Allora, io credo che si andrà molto a necessità. Io credo che se davvero alla fine quelli saranno i 4 offensivi del Milan, credo che giocheranno sempre in 3, 2 titolari eventualmente e 1 dalla panchina, ma comunque 3 la loro presenza la metteranno in ogni partita. Secondo me in alcune partite, per esempio contro un avversario che potrebbe venire magari a San Siro chiudendosi, rimanendo più coperto dietro, può avere senso un attaccante che possa un po' più tenere la palla, più alla Boniface, mentre invece magari in una partita in cui è il Milan che per qualche motivo si dovrebbe ritrovare un po' più chiuso nella sua, allora magari i contropiedisti veloci possono essere la soluzione, premesso che Leao e Pulisic, basti vedere come è iniziata la stagione dell'AC Milan, Leao gol, Pulisic gol, è sempre difficile toglierli, soprattutto giocando, come dicevi giustamente tu, una sola volta alla settimana. Però per esempio già Leao adesso una, secondo me con buone probabilità 2, le salta. Sì, no, certo, però guardando questa formazione ci sono per me 1, 2, 3, 4 giocatori e mezzo inamovibili dal mio punto di vista, ovviamente con tutti che stanno bene, certo. E sono Pulisic, Leao, Salmaker, Maignan e ti metto dentro mezzo Fofana. Perché mezzo Fofana? Perché poi se Allegri piace Loftus-Cheek, se devi far giocare Yashari perché è un prospetto, l'hai comprato 40 milioni, se Modric ingrana banalmente, se Ricci continua a far bene eccetera, magari Fofana è intercambiabile con uno di questi, però gli altri 4 per me devono partire, punto, qualsiasi sia il modulo, qualsiasi sia, cioè devono partire titolari, non che devono andare via, se no era travisabile. Era travisabile perché qui poi quindi Leao, Pulisic, Salmaker, Maignan, questi 4 punto, poi il resto possiamo stare qui anche a parlarne. Quelli e altri 7. Quelli e altri 7 per quanto mi riguarda. Sì, allora premesso che io penso che alla fine
almeno in questo inizio di stagione, si partirà con qualcosa come quello che si è visto contro il Bari, che a mio modo di vedere non era nessuna di queste due che abbiamo schematizzato così, ma era anche entrambe. Sì. Nel senso che era una formazione molto fluida e fluidificata dal fatto, soprattutto sulla destra, da Tomori e Saelemaekers, perché in molte circostanze Tomori faceva il vero e proprio terzino. Basti pensare che il cross per l'1-0 di Rafa Leao parte proprio da lui e Saelemaekers saliva a fare proprio l'ala destra, mentre invece in tante altre situazioni Tomori si accentrava un pochino, Saelemaekers si abbassava così come Stupignan dall'altra parte e praticamente si difendeva a 5. Quindi era anche difficile. Era questo modulo qua, ma Saelemaekers si alzava, Tomori si alzava, Stupignan si abbassava e Pulisic si Però allargava. facendo così diventa il modulo di prima praticamente. Esatto, Un ma ibrido tra i due. Infatti verrà fuori questa via di mezzo, immagino, per il corso della stagione. Torniamo in studio, Morgan. Chiudo il sondaggio. Te l'avevo detto che quelle percentuali cambiavano. Te l'avevo detto, carissimo. Questo mi stupisce. Spaccati a metà i nostri ascoltatori in questo sondaggio, che per i decimali è leggerissimamente a favore il no. Ma avreste preferito Vlahovic a Boniface? No, 50%. Sì, 50%. La metà sì, la metà no. Questa è la definizione di sondaggio divisivo. Sì. Proprio la definizione teorica di sondaggio divisivo. Ci sta. È un tema. È un tema. Io, Se allora, tu me lo chiedi, io non so dirti sì o no. Se non è oggi così probabilmente semplice. dico sì, se me lo richiedo domani ti dico no. allora, non lo so. per me il discorso è sempre quello, cioè Vlahovic dei tre è quello che nel suo prime, È più dando forte, sì. Højlund prime all'Atalanta, lui prime alla Fiore, eccetera, eccetera, è quello che ha dimostrato e ha mostrato di più. Quello per cui io, molto sinceramente, come avevo già preannunciato, ho votato no, è per il fatto che Vlahovic mi sembra un giocatore un pochino fragile, mentalmente parlando, e secondo me alla Juve lo ha dimostrato a più riprese, pur mettendo sempre a segno i suoi onestissimi gol, numeri alla mano. Secondo me Vlahovic arrivare al Milan dopo una stagione come la scorsa, in San Siro, che è uno stadio molto più impegnativo comunque dell'Allianz Stadium di Torino, eccetera eccetera, secondo me rischiava di, cioè non era così semplice mentalmente sbloccarsi, È vero. tornando quindi il Vlahovic viola, diciamo così, Vlahovic viola. il Vlahovic viola. Fammi recuperare un po' di donazioni, abbonamenti e supporti dai fan che ci sono arrivati. Allora, avevamo ringraziato il milanista non allineato. Ringrazio Gerti. Victor fa 18 gol, si è abbonato, anzi è il migliore per il 13° mese. Grazie Gerti. 18 gol, te la butta lì proprio. Tanti anni che il Milan non ha un attaccante che fa 18 gol, a memoria. Vero, L'anno vero. scorso con 18 gol eri secondo o terzo nella classifica cannonieri. Dietro a Reteghi, secondo me 18 eri lì con Ken, Pensa a te. che è arrivato secondo. Giuseppe ci dona 5 franchi, vendono Jimenez a 35,40 in Premier, Musa a 30, Ciukwueze in prestito, entrano Ryan 10,15, Harder 20,23, ti rimangono 25,30 per un centrale. Allora, mi sembra un pochino estremo come scenario, Al 21 di agosto sì. leggermente estremo. Mentre ringrazio Federico Farini che è il migliore per il 38° mese, grazie mille prof. Però sul fatto che non sia tutto finito qua, perché io me li ricordo, ci sono stati tanti mercati in cui al 20 di agosto, al 18 d'agosto arrivavano le classiche parole: mercato del Milan finisce qua, e tu avevi 12 giorni in cui eri lì a dire vabbè, ma niente, no? Non succede proprio più niente, e infatti non succedeva poi più niente. Però magari non è questo il caso. Grafica 8, perché punto 1 c'è la questione difesa, che magari se si riuscisse a migliorare un pochino la qualità del reparto difensivo, schifo non farebbe. Punto 1. Anche perché siamo sempre la squadra di Massimiliano Allegri, che sappiamo esatto. che tra attaccare e difendere predilige una delle due fasi in maniera Poi importante. magari Pavlovic, Gabbia, De Winter e Tomori diventano Beckenbauer, Maldini, Nesta e Baresi, con Allegri, non lo so, glielo auguro. Però Ce lo auguriamo. Però ecco, se si migliorasse un pochino la qualità della difesa, ok. Punto numero 2, cosa fa il ragazzo con la numero 7 del Milan, messicano, a cui io voglio tanto bene, spero resti, ma
Che fa? Può diventare un tema, nel senso che il Milan giocherà, ipotizzando di andare avanti un po' in Coppa Italia, ipotizzando anche di arrivare in fondo alla Coppa Italia, da qui alla fine della stagione giocherà 42 partite, ok? Tutte più o meno distanziate di una settimana l'una con l'altra. Servono, anche se si giocasse 4-3-3, servono 3 punte? No, molto chiaramente, ok? Non c'è necessità di avere le 3 punte. Quindi a mio modo di vedere, se entra un'altra punta e economicamente, poi andremo bene a vederlo, faremo bene i calcoli, abbiamo fatto bene i calcoli, economicamente credo che si possa serenamente fare, alla luce del fatto che Boniface ti costa solo 5 milioni, nel senso che poi il saldo lo daresti la prossima estate, non è un'uscita immediata. Secondo me però se entra qualcuno allora probabilmente potrebbe uscire Jimenez, e mi sembra uno scenario sinceramente un pochino complesso al 21 di agosto. Va però detto che, come dici giustamente tu, le trattative veloci, anche se il Milan non è proprio un asso delle trattative lampo, si possono fare. Di solito gli ultimi giorni di mercato sono estremamente vivi. Vi ricordo solamente quell'anno in cui, adesso lo so che poi il livello è stato quello, però in cui praticamente su 5 acquisti complessivi 3 arrivarono l'ultimo giorno. Serginho Dest, Aster Vranks, che tra l'altro è tornato perché è andato a Sassuolo Vranks, quindi lo rivedremo, e Malik Ciao. Arrivarono tutti l'ultimo giorno di mercato. È vero, erano tutti più o meno all'ultimo giorno. Non ci sono notizie su Santiago, ma continuano a esserci notizie riguardo soprattutto Arder e Vlahovic. Ok? Quindi, andando a logica, e a pura logica, se arriva Boniface, se continuano a esserci queste notizie su questi ragazzi, soprattutto Vlahovic e Arder, io non penso che il Milan voglia avere 3 punte più Pulisic che Leao. No, infatti sinceramente quindi, mi sarei aspettato altro. Ripeto, a logica ipotizziamo che se dovessero poi aumentare le voci su Arder, le voci soprattutto su Vlahovic nei prossimi giorni, è perché qualcuno libera il posto a uno di questi. Sì. Cioè, ma è proprio a logica, che su Santiago non ci sia nessun rumors importante, nessuna notizia, ok. Tra l'altro noi stiamo dicendo in questi giorni, stiamo ripetendo più e più volte, vorremmo che Santiago restasse, no? Perché ha fatto 6 mesi in un contesto particolare, situazione particolare e tutto quello che ne consegue. Il punto non è tanto quello, il punto è che se continuano a esserci notizie, soprattutto lato Vlahovic e lato Arder, abbiamo messo anche Højlund, ma Højlund adesso sembra più indirizzato verso il Napoli, e compri Boniface, significa che, cioè, non puoi fare Vlahovic, Jimenez, Boniface, Pulisic, Leao, non è logico. No, quello che mi stupisce è che, se vogliamo sempre fare un pochino il nostro gioco delle coppie, ok? Nel momento in cui Boniface arriva e prende un pochino il posto lasciato vacante dalla coppia Abraham-Jovic, quello che adesso si potrebbe valutare di fare, sempre nella zona offensiva del campo, è il sostituto di Noah Okafor. Quindi qualcuno che possa giocare magari come punta, ma magari come riserva di Rafa anche. A quel punto secondo me bisognerebbe tentare di vendere Chukwueze per avere, nell'ipotesi di tridente, Jimenez e Boniface, Leao e Mister X e Pulisic, Salmaker. Sì, qualcosa perché Vlahovic non può fare il vice Leao in nessun mondo, e meno che mai Højlund. Anche Arder non mi straesalta. Arder però più degli altri due sicuramente. Questo di sicuro. L'ha fatto già allo Sporting. Però consideriamo che Jimenez è un giocatore del Milan, Boniface arriverebbe in prestito, quindi con la possibilità poi di scegliere cosa fare. Se venisse acquistato per esempio Arder, credo che si andrà verso un titolo definitivo, anche se non è detto. E l'anno prossimo, se dovesse fare bene, e come abbiamo già detto a Lunch, occhio con Krstovic che è andato a Bergamo, a quello che potrebbe succedere, Francesco Camarda farà una stagione, al momento se non si muove niente, praticamente da titolare a Lecce. Sì. Vediamo che cosa mette in piedi ed eventualmente poi, se l'anno prossimo potrebbe essere considerabile un'opzione.
Ma andiamo a vedere quanti soldi può spendere il Milan ancora. Grafica numero 9, perché facciamo i conti, li abbiamo già fatti ieri, li rifacciamo oggi. Intanto Peppe Grasso si è abbonato per il 27esimo mese, sei il migliore, Furlani out, Scaroni out, la curva in, ci scrive. Grazie Peppe per il tuo idee chiare, Peppe. abbonamento, molto chiaro, preciso, senza andare oltre coi termini, e quindi questi sono i messaggi che possiamo leggere. Bravo Peppe. Le cifre delle cessioni, allora qua bisogna fare un pochino di calcoli strani, nel senso che queste sono le cifre delle cessioni certe o paracerte, perché poi c'è milione più, milione meno, ciao a bonus più, bonus meno, Emerson Royale idem, Morata pure, Renderson ne parliamo, Pobega e Colombo sono legati a delle condizioni e quindi va bene, però abbiamo comunque provato a fare i conti. Il totale di queste cessioni qua, che state vedendo anche a schermo, è di 179, quindi facciamo 180, per citare anche il mondo delle freccette. 180. Scusami, amo le freccette. Potenzialmente 198/200, ok? Perché volendo c'è anche i 3 milioni, sono anche i 3 milioni del riscatto di Camarda dentro. Sì, che però poi ce ne sono 4 di controriscatto che verranno esercitati, ma poi come hai detto tu è fluida, cioè Reinders 55 può essere facciamo tra 70. i 180 e i 200, perché poi Reinders magari potrebbero migliorare questi bonus, maturare soprattutto, e vabbè. Quindi in entrata stiamo larghi 200, ok? Stiamo larghi 200. Sì, secondo me siamo sui 200, sì. Andiamo alla prossima grafica, la grafica 10. Perché il Milan ha venduto tanto e bene, Reinders a parte, su cui sorvolerei per quanto riguarda la cessione, sono arrivati dei giocatori. 39 Ricci, 39 Yashari, 25 Ricci, 20 De Winter, 10 Atecame, 18 Stupinian, 5 più 24 del riscatto il prossimo anno di Boniface. Questo significa che vogliamo anche in questo caso stare larghi? Vogliamo già inglobare il riscatto di Boniface o no? Perché se non mettiamo il riscatto di Boniface, il Milan avrebbe speso 118. Ok? Se mettiamo dentro il riscatto di Boniface sono 140, 141. Quindi, qual è il punto di questi macroconti? Tra cessioni e acquisti il Milan guadagna o 60, dai 60 agli 82 milioni. Ragazzi, ve lo ripeto e lo ribadisco grossolanamente, sono conti non grossolani, di più ipergrossolani, ok? Ipergrossolani. C'è proprio come differenza la cessione di Reinders, che è più o meno il buco di bilancio della Champions League, se la memoria non mi inganna. Esattamente. Quindi è ovvio che non è che facciamo soldi degli acquisti più buco da risanare uguale soldi delle cessioni, non è così il giochino, no. Ok? Non è così semplice e semplicistico, è decisamente e incredibilmente più complesso di così. Il punto è però che probabilmente ancora un po' di spazio, se vuoi andare a prendere un difensore ce l'hai anche. Forse però devi fare un'altra cessione. Ecco, diciamo che sei in una situazione pseudo-ottimale, ok? A livello economico io parlo, Sì. Se vuoi andare a prendere un difensore importante, probabilmente devi anche cedere Musa a 30. Sì, considerando che Musa è il più vicino al momento apparentemente a un'uscita. C'è l'Atalanta sempre su di lui. Musa che in realtà ha avuto... Personalmente sono stupito, ecco. Ha avuto tanto mercato Musa, perché è l'Inghilterra, il Napoli e ora l'Atalanta. E tra l'altro sempre trattative che di base sono esistite, ci sono state, non quelle trattative come sulla carriera, su un celebre videogame che adesso non andremo a citare, per cui tu vai lì, spari una cifra che è un pochino, cioè apparentemente è un pochino fuori mercato, quelli alzano e se ne vanno. Tutti sono rimasti seduti a sentire che il Milan ne voleva una trentina per Musa, quindi evidentemente infatti. È una valutazione che più o meno la gente accetta. Sì, sicuramente, poi giustamente come dite voi in chat, come anche noi vi abbiamo però citato, sono
calcoli spannometrici per farci un'idea. Ragazzi, Sappiamo, per farsi un'idea. Poi sappiamo non vanno troppo benissimo. distanti da questi. Sì, allora perché sappiamo benissimo che a livello dei vari bilanci Reinders rimane in nello quello scorso, vecchio, gli altri mentre in invece gli quello altri sarebbero su nuovo, questo, Boniface, in il quello riscatto di dopo Boniface in quello dopo ancora. Esatto. Noi lo sappiamo, ok? Cioè, abbiamo idea di quello che stiamo facendo, anche se il calcolo è Anche se non grossolano. sembra, poi. Anche se il calcolo è grossolano. Però notate che rispetto ad altri anni, ecco la prima cosa che per esempio a me salta all'occhio, il Milan fa 1, 2, 3, 4, 5, 7, perché ci sono dentro che non abbiamo messo perché sono arrivati a 0 Modric e Terracciano, Sì. più Boniface 8, su 8 acquisti 7 sono a titolo definitivo. Sì. Uno solo è in prestito. Sì. Lo sappiamo che il Milan era una delle squadre che provava a prendere in prestito anche Cristiano Ronaldo. Mhm. Questo ti fa capire che effettivamente comunque la liquidità c'era. Nel finale di mercato è dove spesso è un po' più semplice andare a lavorare magari coi prestiti. Sui prestiti, sì. Nel senso che magari una squadra X si voleva liberare di giocatore X, diciamo di difensore X, non è riuscita a titolo definitivo e all'ultimo, proprio per liberarsene e magari per non avere Tipo l'ingaggio da Akanji al pagargli, Galatasaray? tipo, Tipo? gli dice ragazzi, AC va Milan, bene, tanto abbiamo prendilo preso in solo prestito. svizzeri sto mercato. Akanji ha commentato a Fabrizio Romano dicendo che non sa niente del Galatasaray lui. È svizzero Manuel Akanji. Sì, la nazionale AC svizzera Milan. siamo. AC Milan. Richiamiamo anche Riccardo AC Rodriguez, Milan. AC che a Milan. sinistra servirebbe comunque, dato un'alternativa stupignata. AC Milan, Manuel Akanji, dai, vinto una Champions, esperienza. Anzi, lo vado a prendere in anch'io. andiamo io e te in tandem. Anch'io. a Torniamo in prenderlo. studio, Morgan. Torniamo in studio per il finale di puntata. Dai, cioè, ve lo devo anche dire. Magari va in prestito. Sì, i nomi sono quelli di Kivior, sono i soliti, dai. Sì, Kivior, Occoli. Occoli, Kivior, quelli lì. Ogni tanto risbuca fuori, leggo nei social Kim, ma a questo punto non so se il Bayern lo... Ma poi 8 milioni di ingaggio. Jim City, bravo Daniele, un altro nome che torna. E poi in Atalanta realtà vuole Musa. Sì, ma poi in realtà mi fa ridere perché in chat, come per esempio è successo anche nelle altre trasmissioni della giornata di oggi, poi volevano farmi scendere la lacrima a tutti i costi perché ho letto Kalulu, che peraltro sarebbe un altro buonissimo a fare da braccetto barra terzino lì a destra. Tiago Silva, ecco, sapevo qualcuno tirava fuori Tiago Silva. Sapevo qualcuno tirava fuori Tiago, mi fate venire un colpo e io ho Eh. tirato fuori, perché a me piace tirarmela sui piedi, Riccardone Calafiori, che era quasi un giocatore del Milan un paio di anni fa, prima di farcelo soffiare dal Bologna. Ma anche in questa sessione E ora- qua Tare non è che ha detto no, che schifo Calafiori no, anzi. È un perno anzi, dell'Arsenal, ragazzi, un perno. Anzi, Iglitare su Calafiori ci ha provato. Purtroppo. Ci Uomo ha provato partita. non solo una volta quest'estate, ma quanto pare. Uomo partita domenica nell'esordio Renato Veiga, tranquillo. tu che l'hai visto l'anno scorso bene. No. No? No. Allora, se proprio devo dire, se vogliamo parlare della retroguardia bianconera dello scorso anno, Poi meglio esatto, Renato è Veiga, Villarreal, vero. meglio Renato Veiga di Vero. Kelly, assolutamente sì. Ma no. A parte che appunto, come dite giustamente voi, Veiga è Akanji andato. sarebbe perfetto. Si apre ufficialmente il carro di Manuel Akanji al Milan. Posti quanti ne volete, tanto non arriverà e quindi ci pensiamo e ci speriamo tutti insieme appassionatamente. No, adesso leggo, perdona, mi sono impreparato. Leggo il nome di Alaba. L'ho messo David anche oggi Alaba? a Lunchpress, ma perché è tipo in uscita. Ma il Real Barra vabbè, sì, svincolato, il Real ha preso barra- Luisen, voleva uno tra Alla fine Saliba e Militao, Konate. compagnia cantante. Cioè, gli serve così Però il tanto. Real, visto come va l'infermeria di difensori, non starei a vendere anche Alaba, fossi il loro. io. Guarda che negli ultimi anni proprio l'infermeria del Reale è sempre stata piuttosto pienotta. Soprattutto in difesa, quindi Pienotta. Tra l'altro l'anno scorso ho fatto collezioni, a proposito di crociati. ho fatto collezioni Sì, sì, crociati sì. l'anno scorso, una tragedia. Va bene, 16:58, siamo arrivati in chiusura con questa puntata di Radio Rossonera Talk. Noi vi aspettiamo domattina, ragazzi. Obbligo di riscatto, poi c'è lunch, poi c'è il talk domani e partono proprio quelle seriali che seguiamo appassionatamente, ovvero le conferenze di Max. Ah, sì, Alle già si ore- ride. Alle ore 12, conferenza di Allegri, la commentiamo poi in diretta durante l'Unchpress, la commenteremo anche al talk, parleremo di mercato, la probabile formazione, chi gioca, chi non gioca, Leao che non c'è, Boniface, le visite mediche, insomma tutte le novità. Grazie a Morgan in regia, grazie a Giacomo Mirandola, ciao Jack.
Ciao Henry, grazie a voi, grazie a tutti, grazie a Morgan, ci vediamo domani. Un saluto anche da Enrico Boiani, buona serata a tutti, fate i bravi e a domani. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.